In merito agli attrezzi che vengono utilizzati come sussidi nel nuoto c'è veramente tantissima confusione. Una confusione derivante dal fatto che non si sa bene per cosa usarli, come usarli, quando usarli. Quindi in questo video voglio cercare di fare un po' di chiarezza in merito, dandoti anche dei consigli utili anche nella scelta degli attrezzi stessi, poiché non tutti sono uguali. Uno degli attrezzi sicuramente più utilizzati nel nuoto sono le pinne. Uno strumento molto utile e spesso però mal utilizzato, o meglio, viene utilizzato spesso per risolvere i problemi alle gambe, ma ne è spesso solo e soltanto una soluzione tampone, in quanto non va direttamente a risolvere il problema, ma va sostanzialmente a mascherarlo. Noi all'interno di Swimproof piace far utilizzare le pinne per uno scopo diverso rispetto al semplice essere in grado di nuotare meglio e più velocemente. Le pinne a noi piace utilizzarle proprio per far sviluppare al nostro cliente, a chi segue i nostri programmi, una sensibilità maggiore sul collo del piede, proprio perché ciò che realmente manca quando non abbiamo una buona gambata è proprio quello. Quindi la pinna è uno strumento utile per imparare a battere correttamente le gambe. Le pinne poi sono anche un valido strumento per aumentare la potenza, la resistenza e anche la forza sui nostri arti inferiori, però queste sono dinamiche che subentrano in un secondo momento, una volta che abbiamo realmente appreso quella che è una corretta tecnica di battuta di gambe. Purtroppo però le pinne non sono tutte uguali, infatti ce ne sono di varie tipologie. In primis ci sono quelle con il tallone coperto, le classiche pinne da nuoto che puoi trovare negli shop generalistici. Queste in realtà creano solo e soltanto problemi ai fini che noi possiamo avere, sia in termini di imparare la corretta tecnica, di sviluppare una buona battuta di gambe, sviluppare anche una ottima sensibilità e riuscire anche a mobilizzare al meglio il piede. Infatti tutto questo non è possibile tramite una pinna di quel tipo, oltre che spesso ciò che troviamo nelle pinne in commercio, magari anche col tallone scoperto, così che tu possa avere anche una mobilità maggiore, è che la mescola della gomma che viene utilizzata è veramente molto rigida, e questo rende quelle pinne utilizzabili solo e soltanto per il secondo fine, quindi di sviluppare la forza e la resistenza, però questo per gli atleti veramente evoluti. Emblematico infatti anche il problema classico del triatleta che si ritrova ad avere una mobilità veramente ridotta sul piede e che con pinne di questo tipo rischia veramente di farsi molto male proprio ai legamenti della caviglia stessa. Ed è proprio questo il motivo che ha spinto noi di Swimproof a fare un passo avanti anche in termini di innovazione nel creare un nostro prodotto, una nostra pinna, come puoi vedere in questo caso, che possa andare a colmare le lacune di cui ti ho parlato. Si parla infatti, come puoi vedere, di una pinna con il tallone scoperto, così che tu possa avere tutta la mobilità sul tuo piede, così da imparare anche a percepire meglio l'acqua sul collo del tuo piede stesso. Ma poi si parla di una pinna estremamente morbida, a differenza delle pinne dello stesso livello con lo stesso tallone scoperto che puoi trovare sul mercato. Questa non è assolutamente rigida, quindi non ti creerà alcun tipo di problema, sarà ideale per lavorare a livello tecnico sulla tua gambata. Al contempo in realtà è anche una mescola che ad alte velocità può darti anche quel supporto per fare lavori anche un pochino più di forza, ma sicuramente più specifica per nuotarci in completo e fare magari esercitazioni più di resistenza più che di sforzi molto brevi, di scatti solo per sviluppare la forza appunto dei tuoi distretti inferiori. Questa pinna è stata proprio studiata per essere sfruttata in esercizi analitici come magari il classico gambe stile. In questo esercizio con questa pinna potrai realmente capire come battere correttamente la gambata, proprio perché ti permetterà di ricevere quelle giuste informazioni sul dorso del tuo piede, avere anche quella mobilità di caviglia e di tutta la gamba necessaria poi a sviluppare una buona gambata anche nel completo. Ma questa pinna può essere utilizzata anche in esercizi un pochino più complessi che
magari non vanno a coinvolgere direttamente gli arti inferiori, bensì puoi utilizzarla come supporto galleggiante in questo caso per esercizi che magari vanno a coinvolgere gli arti superiori e quindi la bracciata, così che tu possa concentrarti esclusivamente sulle braccia grazie a un supporto maggiore sulla parte di gambe che ti permetterà di svolgere l'esercizio con maggiore concentrazione e più facilità. Tutto questo senza sforzo, proprio perché non essendo una pinna molto dura non dovrai immettere così tanta forza per avere il risultato che sarà necessario per eseguire questa tipologia di esercizi. Passiamo adesso alle palette. Anche questo è un attrezzo veramente molto utilizzato da tutti i nuotatori, partendo da quelli amatoriali sino ai professionisti. L'obiettivo delle palette è duplice, ovvero sviluppare in primis una resistenza maggiore sugli arti superiori e quindi fare un lavoro più muscolare all'interno della nostra nuotata, focalizzandosi ovviamente sulla bracciata, ma anche fare un lavoro di tipo sensitivo. Quindi dare degli input, degli stimoli diversi alla nostra mano che imparandoli a processare potrà essere in grado di percepire meglio l'acqua una volta ovviamente tolto questo strumento. A noi in Swimproof piace molto utilizzare le palette proprio per questo secondo fine, quindi un fine tecnico, non un fine di resistenza, motivo per cui preferiamo utilizzare le palette per scopi di resistenza solo con atleti evoluti, solo e soltanto quando la loro tecnica è realmente consolidata, altrimenti si rischia solo e soltanto di in primis avere degli infortuni, poiché aumentando la resistenza e quindi aumentando anche la forza necessaria da applicare sulla nostra bracciata, nel caso in cui io non abbia una corretta tecnica rischierò di sforzare in modo eccessivo determinati muscoli che poi possono portarmi anche alle classiche infiammazioni a carico proprio della nostra articolazione. Anche sul lato delle palette però ci sono varie problematiche rispetto alle palette che solitamente troviamo in commercio. In primis è che spesso sono palette molto grandi e che quindi vanno soltanto ad aiutarci con il primo obiettivo, quindi quello della resistenza e della forza, che se siamo nuotatori principianti o quantomeno non abbiamo ancora una tecnica stabilizzata non è che sia assolutamente prioritario. Un altro problema è la stabilità della paletta stessa, infatti spesso i sistemi di regolazione non sono così confortevoli e non è così raro che la paletta si muova eccessivamente durante la bracciata, che rischi di scivolarci e di partire proprio perché non è salda sul palmo della nostra mano. Un altro problema in realtà su alcune palette è che manca anche un sistema di regolazione superiore sulle dita che in alcuni modelli ci costringe a tenere questa paletta solida con la nostra mano. Ora non voglio fare nomi per fare cattiva pubblicità, ma c'è uno specifico modello che in realtà ci obbliga a tenere chiusa la paletta tra queste nostre due dita e quindi ci irrigidisce moltissimo la mano, cosa che, come credo tu abbia capito, non è assolutamente importante in acqua, anzi la mano deve essere molto morbida così da percepire al meglio anche l'acqua stessa. Motivo per cui abbiamo voluto investire quello che è la nostra conoscenza, mettere le nostre competenze nel realizzare una paletta che andasse a risolvere definitivamente questi problemi. In primis con un doppio sistema di regolazione, sia sulla parte del polso sia sulla parte superiore delle dita. Però un sistema di regolazione che rispetto allo standard ha questa possibilità tramite dei pin specifici di essere molto solida, quindi l'elastico della paletta fa un giro all'interno di questi fori dedicati così da avere una chiusura molto solida e proprio queste piccole tacchette evitano lo slittamento dell'elastico stesso. Un'altra caratteristica di questa paletta è che ha una forma molto ergonomica che segue anche l'andamento della mano, ovviamente molto importante perché con le palette noi dobbiamo nuotarci, non devono assolutamente infastidirci. E poi un altro elemento è che le abbiamo disponibili in varie misure. Questa, come vedi, è una paletta molto piccola per la mia mano, come puoi vedere, e questa però io stesso la utilizzo per fare lavori di sensibilità, magari di contrasto, non per forza di resistenza. Lo stesso modello di paletta più grande però lo utilizzo per fare delle esercitazioni di appunto aumento del carico sui miei arti superiori, magari appunto ricercando degli obiettivi che non sono più sensitivi ma, come ti ho detto, maggiormente sulla resistenza. Queste palette qua, in particolare queste qua piccole, un pochino più piccole, puoi utilizzarle anche facendo degli esercizi, in particolar modo magari esercizi di sensibilità come magari può essere lo stesso palette afferrate
separate, quindi impugnare queste palette non con il metodo standard ma diciamo dal fondo, così che tu possa concentrarti maggiormente durante la fase subacquea della bracciata sulla verticalizzazione, quindi sul posizionare in modo corretto il tuo avambraccio, indirizzare quindi la tua mano e il tuo avambraccio verticalmente rispetto poi al profilo di spinta che dovrai eseguire, quindi spostare correttamente acqua indietro e quindi evitare il classico problema del nuotatore principiante del avambraccio orizzontale e quindi non attivo durante la propulsione subacquea. Ovviamente non poteva mancare anche la parte estetica e quindi il nostro dettaglio Swimprove è presente, anzi a mio avviso è molto molto carino. Uno strumento invece che è un po' sottovalutato e che veramente in poche persone utilizzano in modo costante è il boccaglio. Ovviamente mi sto riferendo al boccaglio frontale, quello per il nuoto in vasca, non certamente il boccaglio da immersioni e snorkeling in spiaggia. Il boccaglio è un valido strumento che noi spesso facciamo utilizzare ai nostri clienti per isolare la respirazione, o per meglio dire per evitare che la respirazione durante determinati esercizi ed esercitazioni vada a influire negativamente su quello che noi vogliamo ricercare. Mi spiego meglio: se dobbiamo fare degli specifici esercizi che magari possono essere anche complessi da eseguire per risolvere determinate problematiche, ecco, la respirazione può essere un fattore distraente. Ecco che utilizzare il boccaglio ci può permettere di concentrarsi maggiormente su quello che succede sulle nostre braccia oppure sulle nostre gambe, senza dover necessariamente pensare alla respirazione, che come ben sappiamo è complessa magari da gestire, ma soprattutto se siamo anche dei nuotatori principianti. Il fatto però è che questi boccagli solitamente hanno delle caratteristiche magari molto avanzate di stabilità, sono molto stabili, però peccano di comodità. Infatti uno dei problemi principali che hanno è che creano molto fastidio sulla parte superiore della fronte, proprio dove si vanno a appoggiare. Io ne avevo un paio di un marco che chiaramente non menzionerò, che dopo anche soltanto 200 metri mi creava un forte fastidio. Infatti il boccaglio non è soltanto utile per eseguire degli esercizi, ma anche per fare tecnica, quindi nuotare in completo anche per molti metri, magari utilizzando anche il pull, che ne so, quindi andare a sovraccaricare la bracciata, nuotare e fare esercitazioni di resistenza senza però coinvolgere la respirazione e concentrandoci solo sulle braccia. Ecco che qua sarà importante avere un boccaglio molto molto comodo, motivo per cui anche qua nello sviluppare questo nostro boccaglio abbiamo voluto utilizzare un appoggio sulla fronte veramente molto molto morbido, come puoi vedere, ed estremamente adattabile alla forma della tua testa, che può essere più ampia, più grande, più spigolosa. Questo in alcuni modelli non è possibile, motivo per cui crea quei problemi di cui tu hai parlato. Un'altra caratteristica importante di questo boccaglio è la sua estrema regolazione, sia ovviamente in termini di circonferenza del capo, come potrai fare qua dalle regolazioni del laccino, ma soprattutto anche in altezza. Infatti, smontando semplicemente questa piccola parte frontale potrai andare a regolare il pin, così da regolare al meglio e adattare al meglio la posizione che ha l'imboccatura sulla tua bocca rispetto al posizionamento sulla fronte. Abbiamo poi voluto dedicare uno scomparto dedicato per la valvola per l'espirazione dell'aria, ed ovviamente non poteva mancare anche il dettaglio del nostro logo. Quindi, come ti ho detto, questo boccaglio è specifico per essere utilizzato durante le tue nuotate in completo, ma anche e soprattutto per gli esercizi, come magari possono essere quelli di sensibilizzazione della parte superiore delle braccia. Quindi un esempio potrebbe essere il classico prendi e spingi, oppure anche degli esercizi leggermente più analitici, come magari può essere un recupero di bracciata subacqueo, anche qua volto all'obiettivo di migliorare la tua bracciata. Per ultimo voglio menzionare un qualcosa che non è un attrezzo, però è uno strumento imprescindibile per ogni nuotatore, lo strumento veramente cardine del nuoto, ovvero gli occhialini. Gli occhialini sono veramente importanti, gli occhialini sono coloro che ci evitano un sacco di problemi in acqua, come semplicemente il contatto dell'acqua con i nostri occhi, che può urtarci in modo profondo. Infatti coloro che nuotano senza occhialini hanno tantissime difficoltà. Sì, si può aprire gli occhi sott'acqua, ma con notevoli fastidi. Quello che purtroppo manca anche nel mondo un po' degli occhialini comuni che vediamo
in giro, anche tra i nostri clienti o tra i nostri follower, è quello di avere un occhialino in primis esteticamente non molto accattivante, ma soprattutto poco comodo, con delle lenti con scarsa visibilità e soprattutto delle regolazioni non troppo precise, motivo per cui abbiamo voluto realizzare un occhialino che si faccia notare sul piano vasca, un occhialino esteticamente molto accattivante, molto futuristico, con un profilo piatto, ovvero che non vada eccessivamente anche a andare fuori rispetto alle nostre orbite degli occhi e quindi in tal caso anche andare un po' a compromettere il nostro avanzamento, aumentando leggermente la resistenza frontale. Oltre a questo ci siamo assicurati che avessero delle buonissime lenti molto visibili, ma soprattutto che potessero essere utilizzabili sia in vasche interne ma soprattutto anche in vasche esterne, quando magari il sole è veramente molto potente. Quindi lenti UV, quindi che proteggono dai raggi solari e quindi ci permettono di nuotare tranquillamente a dorso anche nelle ore principali della giornata, intorno al mezzogiorno quando il sole è alto, senza rovinarci completamente gli occhi. Qua avrai la possibilità di regolare i tuoi occhialini utilizzando varie regolazioni fornite all'interno del pacchetto, con altri 2 punti regolabili, così che tu possa trovare la misura corretta e adattabile alla forma del tuo viso. Molto molto importante. In aggiunta avrai poi anche ovviamente una regolazione posteriore tramite questo sistema di regolazione classicissimo che puoi trovare all'interno dei nostri occhialini. Un'altra caratteristica è avere un bel laccino resistente ma non troppo duro, dove potrai ovviamente trovare il nostro logo, ma ciò che differenzia veramente in modo notevole questo occhialino è l'alta aderenza che avrà la gomma qua presente sui tuoi occhi, così da evitare le classiche infiltrazioni di acqua quando nuotiamo e quindi evitare in modo definitivo i problemi agli occhi che spesso sono causati appunto dall'acqua stessa. Ovviamente gli occhialini ti verranno forniti con un case, quindi con una custodia dedicata rigida, così che tu possa trasportarli e portarli in totale sicurezza senza evitare magari di graffiare le lenti e quindi danneggiare i tuoi occhialini. Ovviamente anche qua marchiata Swimproof. Ma perché siamo arrivati a creare tutto questo? Fin dalla sua nascita Swimproof ha sempre perseguito l'obiettivo di rendere il nuoto una disciplina apparentemente monotona, tecnica e complessa, accessibile a tutti. Questo è il punto focale che ha permesso a questa innovativa realtà, quindi a Swimproof, di sorgere su un motto ben chiaro e distintivo: il nuoto alla portata di tutti. Tutto quello che abbiamo fatto sul canale lo abbiamo fatto perseguendo proprio questo ideale. Infatti è ciò che negli ultimi anni ha permesso a Swimproof di seguire nuotatori e triatleti amatoriali di ogni regione, paese, città e anche nazione nel migliorare la propria nuotata e le proprie performance in acqua. Lo Swimproof Training and Race Kit può essere riassunto nella ricerca raffinata di materiale tecnico che abbiamo messo come focus insieme alla prestazione, al comfort e alla durabilità, con uno scopo ben preciso: fornire al nuotatore o al triatleta comune tutti gli strumenti necessari per supportare il suo viaggio nella ricerca del salto di qualità. Rispecchiando quindi il nostro motto, l'obiettivo di Swimproof non è quello di vestire il campione o l'atleta di alto livello già affermato, bensì di valorizzare l'atleta comune, come il ragazzo agonista o l'amatore adulto che si allena ogni giorno con passione, dedizione e costanza. Proprio da oggi quindi potrai trovare tutto questo finalmente disponibile sul nostro nuovo shop online, un nuovo catalogo disponibile in stock dove potrai trovare tutti gli accessori che ti ho menzionato adesso, con l'aggiunta anche ovviamente della nostra cuffia Swimproof, e piano piano troverai anche i nostri costumi e anche il nostro vestiario. Il sito di riferimento in questo caso sarà www.swimproof.shop, al quale potrai accedere semplicemente cliccando nel link che trovi qua sotto in descrizione, dove potrai trovare anche per queste ore anche delle offerte molto molto interessanti. Come vedete qua non stiamo scherzando, l'impegno è veramente tanto. In questi anni ci avete sicuramente reso orgogliosi di quanto stiamo facendo e credo e confido che continuerete a farlo, quindi mi auguro che questi prodotti possano realmente aiutarvi durante le vostre nuotate quotidiane, perché no anche a migliorarvi sotto il punto di vista tecnico e prestativo. Nel tal caso ovviamente aspettiamo anche una vostra recensione
in merito agli attrezzi stessi. Anche per oggi è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ovviamente iscriviti al canale perché ci saranno sempre novità anche di questo tipo, e perché no, condividi questo video con qualche tuo amico fissato con gli attrezzi, al quale magari però vorresti consigliare degli strumenti realmente idonei per lui. Ciao!